E salve a tutti e ben ritrovati sul canale della Garage Inc. Oggi parlerò di Multiversus, un picchiaduro cross-platform 1v1 e 2 contro 2 che fu rilasciato nel maggio del 2024 nella sua versione ufficiale e completa e i cui server furono chiusi un anno esatto dopo, ovvero nel maggio del 2025. E oggi vi spiegherò come installare il gioco anche se non lo trovate nei vari store e come giocare online grazie a una mod. Ma prima di lasciarvi al video vero e proprio, io vi ricordo di iscrivervi al canale e se ancora non lo avete fatto di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E detto questo, io vi auguro buona visione. Multiversus è tornato. Ed eccoci qui nella schermata desktop del mio computer. Allora, per installare Multiversus e inserire la mod all'interno del gioco ci sono due possibilità. La prima è quella, se avete già il gioco nella vostra libreria di Steam, in questo modo applicare la mod al gioco sarà molto più semplice e vi risparmierete molti passaggi. Se invece come me avevate eliminato il gioco dalla vostra libreria di Steam, allora vi toccherà installarlo da zero e compiere qualche passaggio in più. E oggi vi mostrerò proprio come fare questa seconda cosa. Innanzitutto dovrete andare nel link che vi lascio in descrizione, che vi manderà all'archivio digitale di internet, dove vi manderà in particolare alla pagina di Multiversus versione Steam. Non dovrete fare altro che andare nella sezione file, cliccare mostra tutti e scaricare il file più pesante, ovvero mvmultiversus.tar.xz, che pesa circa 16.2 giga. Una volta dopo aver scaricato il file zip lo dovete estrarre. Io l'ho fatto nel desktop, infatti vedete questo file nominato Multiversus, che si chiama appunto Multiversus, e fatto ciò avrete quindi una serie di altre due cartelle e un'altra serie di file, ma quello che vi interessa ovviamente è l'applicazione vera e propria multiversus.exe, che dovrete andare ad aprire tramite Steam. E come dovete farlo? Andate su Steam, andate su libreria, fate aggiungi un gioco, fate aggiungi un gioco non di Steam, cliccate quindi sfoglia e vi porterà dunque all'Explora File, e dovete scegliere quindi la cartella dove avete Multiversus e cliccare multiversus.exe. Lì vi si aggiungerà, una volta fatto ciò, Multiversus nella libreria dei giochi, come appunto è successo a me, e mi è stato quindi consigliato da un'altra guida di uno youtuber americano di inserire su gestisce proprietà tra le opzioni di avvio questa opzione qui, che vi lascio sempre in descrizione. Non so in realtà quanto serva o meno quindi questa opzione di avvio, però io comunque l'ho inserita per sicurezza, e facendo questo e quella cosa che vi dirò fra poco, il gioco quindi parte e funziona benissimo. Detto questo, sono andato poi, una volta quindi installato il gioco, dovete cliccare sempre in descrizione il link che vi porterà alla mod su GitHub. Una volta installato il file zip della mod, dovete appunto estrarre il file e vi uscirà un momento che lo cerco, eccolo qui. Questo sarà il file OpenVersus zip. Una volta estratto vi uscirà quindi questa cartella plugins, un file leggimi che non vi servirà ovviamente, e quest'altro, quindi questa estensione dell'applicazione, che sarà appunto molto importante insieme alla cartella plugins, e dovrete copiare entrambe queste due cose all'interno della cartella Multiversus. Nella cartella quindi Multiversus ancora, Binaries, Windows 64, e qui quindi dovrete copiare questi due file. Io già l'ho fatto, infatti trovate plugins e sotto xinput 1-3.dll,
e una volta fatto ciò il gioco dovrebbe partire e aprirvi. Quindi una volta che cliccate gioca, questo pannello in alto a sinistra ora sicuro comparirà, che vuol dire appunto che la mod sta entrando, quindi si sta attivando, quindi è tutto normale, non vi preoccupate, e il gioco vi partirà quindi moddato direttamente e potrete quindi subito giocare. Ovviamente come vedrete adesso, ecco appunto Open Versus Loaded, quindi tutto è andato nel migliore dei modi, tutto funziona, e ora vedrete che sarà possibile quindi utilizzare qualsiasi combattente, sono tutti al 99, qualsiasi skin del combattente. Io appunto utilizzo questa di Joker, ma ad esempio potrei utilizzare anche quest'altra. Potete quindi personalizzarvi tutti i set facendo quindi le vostre, scegliendo le vostre abilità, le vostre quindi ulti, le vostre cose, eccetera eccetera. Vabbè, il pass battaglia e questi altri pannelli non sono utilizzabili e vi sconsiglio di cliccare qualsiasi cosa in questi pannelli, poiché potrebbe partirvi un caricamento infinito, oppure quindi potrebbe crashare il gioco, perché ovviamente quindi non sono state ancora, dato che questa comunque versione della mod è ancora una versione iniziale, non sono state ancora ritoccate e quindi non vi consiglio di andare ad utilizzarli. Detto ciò, quindi vi comparirà in basso nella lobby, a me non succede, non so perché, il vostro nome. In realtà all'inizio vi comparirà un nome di default con scritto quindi Open Versus e una serie di numeri dopo. Per cambiarlo io vi lascio un altro link in descrizione che se aprite mentre è aperto il gioco, dovete quindi farlo assolutamente quando il gioco è aperto, si collegherà in qualche modo, non so come, al gioco e vi comparirà sul sito il vostro nome in quel momento e la possibilità quindi di cambiarlo con il tasto salva. A me non compare, non so perché, però teoricamente quindi dovrebbe comparirvi. Io direi, per mostrarvi che tutto funziona nel migliore dei modi, di andare a startare una partita. Quindi come potete vedere non è possibile giocare le ranked, però secondo me quindi questo gioco ve lo consiglio quindi da giocare principalmente questa mod tra di voi, quindi con degli amici, 1v1, 2v2, perché ora vedrete che online non è molto piacevole giocare, a meno che non siate degli esperti di picchiaduro e non siete quindi molto bravi a giocare a Multiversus, perché online sono rimaste quindi poche persone, comunque si trovano, dato che sono i primi giorni di questa mod e non è molto conosciuta secondo me in Italia. Infatti ho visto dei video di youtuber americani che spiegavano come appunto installarla e giocarci, e per questo ho deciso di farci un video, poiché questo non è proprio la mia tipologia di giochi e lo vedrete appunto a breve. Ora inizio a startare, il matchmaking è velocissimo, ecco appunto ho trovato subito la partita, non è la mia tipologia dei giochi e vedrete quindi come ora perderò malissimo. Una cosa che ho notato, ecco ad esempio l'avversario a nome di default non l'ha cambiato, una cosa che ho notato è che il set, se li potete, quindi ci sono 3 set personalizzati, se li personalizzate, li salvate, mentre il gioco è aperto li potete utilizzare, però può succedere che una volta che avete chiuso il gioco, passa non so un po' di tempo, lo riaprite, potrebbero quindi resettarsi i set personalizzati. Infatti io avevo un set personalizzato diverso da questi qua standard, che però è andato quindi a resettarsi. Quindi vi consiglio ogni volta che aprite il gioco di ricreare il vostro set personalizzato, se siete appunto particolarmente competitivi, ma non è il mio caso. Infatti vedrete che so 2 mosse in croce, anzi in realtà non me le ricordo nemmeno, e spammerò, quindi proverò a spammare una solita mossa, ma alla fine non avrò buoni risultati. Devo dire che questo gioco in realtà mi era molto piaciuto quando uscì nel 2024, però subito notai una grande, secondo me, pecca di questo gioco, ovvero che è molto macchinoso, quindi c'è la possibilità di fare poche mosse col personaggio e quindi le mosse si attivano lentamente, non c'è quindi quella possibilità di cambiare subito mossa e di cercare di counterare l'avversario. Molto efficace, ho notato, facendo partite online, che è la tecnica di muoversi velocissima a destra e a sinistra non facendo capire niente all'avversario, proprio perché il gioco è molto macchinoso e quindi ci vuole tempo per cambiare direzione se uno sta facendo una mossa, o tempo per cambiare, passare da una mossa all'altra. Quindi mentre io clicco X posso già cliccare Y, però ci vuole un secondo che mentre non avviene quindi l'altra mossa. Vabbè, mentre sto parlando non mi sto applicando, ma d'altronde non sarei capace di fare meglio, quindi
non vale per me questa scusa. Detto ciò, mi sa che già abbiamo perso una vita. Oddio, se tiene la possibilità di trasformarsi in qualche modo. Vabbè, sto veramente cliccando tasti a caso, ma in realtà è solo per farvi vedere che il gioco funziona, funziona bene. È possibile giocarci. Se ovviamente vi mettete a giocarci, ci prendete la mano e poi ovviamente ci sarà più competizione, però io consiglio di giocarlo con dei vostri amici, che sarà sicuramente più divertente, sarete tutti allo stesso livello, dato che qui ormai non c'è più matchmaking in base alle competenze, quindi potete incontrare chiunque e questo è un po' rovina secondo me il tutto, però vabbè ci sta, forse lo implementeranno, non lo so, questo è comunque come vi ho detto, sono i primi giorni della mod, sto cercando di prenderla in realtà per il momento, questo sarebbe il mio più grande obiettivo, poi fargli danno sarebbe un privilegio, togliergli una vita sarebbe un lusso, però comunque cercherò di almeno togliergli una vita entro la fine della partita, cioè prima che vinca lei perché sicuro vincerà, però vabbè lei non lo so in realtà se è un lei o una lui, però comunque il personaggio è femminile. Detto questo, allora cerchiamo un attimo di schivare in tutti i modi possibili. In realtà, ok, lo prendo perché mi sono girato. Brutta idea, cattiva idea, pessima idea. Allora, caricando questa mossa è inutile, cioè è inutile caricarla in realtà, perché quella mossa l'ho provata in realtà in una scorsa partita, cioè ho avuto questa grande possibilità di riuscire a provarla su un avversario e a prenderlo, cioè è una cosa incredibile, veramente assurda. Dai, facciamo un'altra ora di schivate, un'altra ora di destra e sinistra. Questo in realtà mi dà molto fastidio, in particolare di questo gioco. Il fatto che è un gioco molto di logoramento, cioè devi stare lì a... Madonna, come hanno fatto a utilizzare il... Devi stare lì a fare una mossa ogni tanto perché qua è macchinoso, aspettare il momento giusto, che l'avversario non schiva, perché se spammi come faccio io sempre lo stesso tasto, la stessa cosa, l'avversario schiva e tu non hai il tempo di poi dopodiché spostarti una volta che si è avviata la mossa, come ho detto appunto parecchie volte. Ok, questa mossa nuova, mai provata fino ad ora. Questo sarebbe il contrattacco con Y, ma non riesco mai a farlo perché non riesco mai a prevedere, dato che si muovono tutti velocissimo, le loro mosse. Allora, adesso mi impegno, voglio vedere se riesco a bilanciare questa partita, perché secondo me sono io che non sto dando parecchio il gas alle mie abilità, perché secondo me qualche altra vita gliela riesco a togliere. Non siamo così poi... Cioè, vedi, ci mette un'ora quando clicco Y, cioè, se vedete, ci mette un'ora una volta che clicco il contrattacco per cambiare mossa e fare la parata. Quindi questo vuol dire che è un gioco molto così di tattica, di aspettare il momento giusto, anche se si muovono tutti a 10.000 all'ora. Aspetta, la mia occasione? La mia occasione? Perché non l'ha Madò! Fortuna, fortunissima, fortunello. Dai, prendiamolo un'altra volta, dai. E lo buttiamo fuori. Non riesco assolutamente. Infatti adesso... Ok, vabbè, questa è... Oh, che bello il contrattacco. Se riuscissi a farlo 2 o 3 volte sarebbe ancora meglio, però non abusiamo di... Madonna, che privilegio, 2-2, vabbè ho perso, sto a 120 però è un privilegio. Guarda, quasi quasi faccio un'altra partita dopo e mi concentro veramente, voglio farvi vedere se riesco a vincere in live, cioè in live durante il video una partita grazie al vostro supporto mentre vi state guardando. Nel frattempo vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video. Vediamo se ci prende di nuovo subito la partita e soprattutto se ci prende sempre lo stesso avversario. Perché? Perché ho notato appunto anche questa cosa in questo gioco che dato che sono i primi giorni, dato che ci sono poche persone e tutto, questo appunto è diverso, un avversario diverso da quello di prima, io sono sicuro appunto perché il nome è diverso, dato che appunto sono i primi giorni e ci sono ancora quindi poche persone, molto spesso può succedere che una volta che si finisce una partita non c'è più ovviamente l'opzione di fare la rivincita e ristarti un'altra partita, molto spesso compariva sempre lo stesso avversario, anche per 2 o 3 volte ho notato, in alcuni casi, però devo dire che non sempre, infatti ad esempio ora me li ha cambiati gli avversari, quindi secondo me è una cosa solo appunto di questi primi giorni. Devo dire che in realtà pressoché a qualsiasi orario trovate sempre qualcuno con cui giocare. Quindi sarà anche poca la gente, però quei pochi giocano praticamente sempre. Ok, vediamo se riusciamo ad andare in vantaggio, che è una cosa, un piacere immenso. Cioè un... Oh, bella questa mossa però.
Devo dire che appunto questo gioco era molto bello, faceva delle bellissime collaborazioni, infatti ci sono veramente bei personaggi. Non so se in realtà meritava di chiudere così presto, però non lo so, forse non so bene le motivazioni perché io l'ho abbandonato molto prima che chiudesse, però come vi ho detto quelle sono state le mie impressioni, il fatto che il gioco fosse molto lento, molto macchinoso, però era comunque un gioco free to play ed è difficile secondo me comunque trovare, cioè, dei giochi free to play di questa qualità, con questi, cioè, belle questi personaggi della Warner Bros. E tutto, quindi secondo me, non lo so, avrei preferito che fosse rimasto giocabile, ecco, con i server attivi, perché meritava, cioè comunque tu, va bene tutto, però è un gioco free to play, quindi secondo me è un gioco comunque free to play fatto bene, poi certo ci sono gusti, però non lo so, non meritava. Ecco, detto questo, non sono in vantaggio, infatti mi sembrava troppo strano. Beh, possiamo riprenderla se mi va bene un contrattacco, la riprendiamo, sempre se mi va bene. Non mi va bene mai. Oh, l'ho preso di spalle. È il momento giusto. Ora faccio il contrattacco. No, non è andata. Attenzione. Attenzions. No, vabbè, peccato. No, vedi, devo fare una mossa, però proprio nel momento giusto. Vabbè, questo mi sembra esagerato. Concatenare una combo che... Poi posso dire, non mi ricordavo che i personaggi togliessero così tanto. Ottengono dei perk particolari. Vabbè. Cioè, per farvi capire, no? Un po' a che livelli siamo arrivati su questo gioco. Gente che veramente se sa quello che fa, è veramente persone, cioè sono veramente persone che questo gioco non l'hanno mai abbandonato, o hanno veramente un quantitativo di ore su questo gioco che è indicibile, perché io vi assicuro che non era così il gioco quando, se l'avete giocato lo sapete sicuramente, non era così il gioco quando uscì online per tutti, appunto free to play. Poi appunto era un gioco cross platform, cioè era, secondo me erano tutte le carte in regola per rimanere, poi vabbè ci sta che è andata così, però detto questo, allora sta 2-1, pensavo che stavamo più o meno pari e invece cioè belle mosse, molto scenografiche e tutto, però non si capisce niente ogni tanto. Allora, la schivata in realtà non la faccio mai, quello scudo che fa lui, perché non lo so, non mi... Cioè, la schivata... Più che schivata la parata, la schivata è quella che faccio appunto questa. Dovrei usare meglio il contrattacco, cioè dovrei in realtà molto giocare di contrattacco, perché secondo me su questo gioco bisogna individuare. Poi vabbè, ve lo dico da persona che non capisce niente di questi giochi, però se vi può essere utile io provo a dirvelo. Ecco, non ha avuto pietà nonostante si chiamasse Mercy, però comunque, o Merci, però non penso sia Merci, ma più Mercy, quindi pietà, però comunque ci sta. Abbiamo perso malissimo. Detto questo, il consiglio che vi volevo dire e volevo dare più che altro è, vabbè, prendetelo ovviamente da persona che non sa assolutamente giocare a questi giochi e non ha alcuna competenza. Secondo me bisogna trovare 2 o 3 mosse di un personaggio, quelle là più forti, e spammare sempre quelle, perché ci sono molte mosse inutili, devo dire la verità. Soprattutto Joker tiene 2 o 3 mosse inutili. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc.